Vediamo in questo video un programmino per gestire le giacenze a magazzino dei nostri prodotti. Qui ho una lista di prodotti, queste sono le giacenze che ho in magazzino. Qui ho una colonna che mi dice in base alla giacenza che ho in magazzino se lo stato è ok, quindi non devo rifornirlo, se invece lo devo rifornire perché sono sulla soglia di esaurimento oppure se è completamente esaurito. Sulla tabellina di destra vediamo un riepilogo dei miei prodotti assegnati alla categoria di riferimento, quindi questi qua sono tutti i prodotti che devo andare a rifornire nel mio magazzino prima di rimanere senza. Se vengo qui e premo 5, vedete che la tabellina di destra cambia automaticamente e anche qui lo stato cambia automaticamente. Se ci mette uno 0, vedete che appunto il programmino lavora in automatico. Per realizzare tutto questo dobbiamo usare queste tre funzioni switch, filtro e valore testo. Attenzione che se avete la versione in italiano sono queste le funzioni, se ce l'avete in inglese sono quest'altre funzioni. Andiamo a realizzare il nostro esercizio. Ecco la nostra base dati di partenza, quindi andiamo a compilare prima la colonna stato che è qui. Per valutare la colonna stato potremmo utilizzare la funzione se o if se ce l'avete in inglese, ma è scomodo, andiamo a utilizzare una funzione nuova, switch, quindi andiamo qui e scriviamo semplicemente switch, che è più semplice e più agevole anche da leggere. Qui ci dice come vuoi valutare le tue espressioni. Vi dico quando sono vere mi dai il risultato, quindi scrivo vero. A questo punto sul valore 1 do l'espressione che devo controllare se è vera, quindi prendo la B2 che è la mia quantità, gli dico se è minore di 1 allora mi scrivi esaurito. Altrimenti mi fai il secondo controllo. Se questa quantità è minore ad esempio di 10 mi metti rifornire. Altrimenti non diamo più nessuna condizione, mettiamo semplicemente che se nessuna è soddisfatta mi dà l'ok. Quindi fatta questa cosa diamo l'ok e ecco che otteniamo il nostro risultato semplicissimo con lo switch. Ora andiamo a formattare il colore qui, quindi selezioniamo tutta la nostra colonna, formattazione condizionale, nuova regola. Qui andiamo su utilizza una nuova formula per determinare le celle da formattare. Qui semplicemente gli diciamo uguale a C2. Dato che io voglio che questa formattazione valga sia su tutte le righe in basso che anche sulle colonne che sono a destra, tolgo i dollari, quindi vengo qua e con l'F4 tolgo i dollari, lo premo 3 volte. Quindi se C2 è uguale a esaurito, allora mi dai la formattazione, quindi prendo il formato, andiamo su carattere grassetto, ci metto un bel rosso acceso e riempimento ci metto un arancione, diamo l'ok e ecco che vedete che viene applicato. Facciamo la stessa cosa sulle altre due, quindi gestisci regola, semplicemente facciamo un duplica, così facciamo prima, doppio clic, qua gli mettiamo rifornire e qua cambiamo semplicemente il formato, gli diamo ad esempio altri colori, gli diamo il giallino, andiamo poi sul carattere grassetto, gli diamo il nero. E ecco che abbiamo anche questo. Andiamo qui su l'altro e qua gli diciamo se è ok e qui in questo caso gli diamo semplicemente un bel nero di colore e riempimento gli diamo il verdolino. Diamo ok, applichiamo e vediamo che abbiamo ottenuto il nostro risultato. Ora trasportiamo questa formattazione anche su queste celle, quindi come funziona? Andiamo su formattazione condizionale, gestione regole e qui vedete che dice dove viene applicata, quindi qui semplicemente facciamo un punto e virgola e diciamo guarda applicala anche in queste tre celle, poi ci prendiamo il punto e virgola e questo range e lo spostiamo anche sotto, diamo un'applica e vediamo che viene replicata la formattazione anche su altri punti del nostro foglio senza andare a fare duplicati inutili e premiamo ok. Ok, il nostro primo risultato è stato centrato. Ora andiamo a compilare la formuletta che ci permette di avere in risposta matriciale l'elenco dei nostri prodotti in base alla colonna a cui fa riferimento. Andiamo qui e scriviamo filtro, quindi uguale filtro e qui gli diciamo la matrice da controllare. Che cosa devo prendere? Mi prendo il mio bel prodotto che è qua. Poi che cosa devo includere? Includo lo stato dove è uguale a la colonna che c'è sopra, quindi lui cercherà gli ok. Se io ora chiudo e premo invio, vedete che ottengo il mio risultato. Facciamo una modifica. Dato che voglio poi trascinare questa formula verso destra in modo da non riscriverla, andiamo a mettere i valori assoluti qui, quindi F4, andiamo a mettere qua F4, andiamo anche qui sull'F4 e F4 lasciamo dinamica solo la colonna superiore. Premiamo invio. Ora se io trascino verso destra ottengo il mio risultato. Però ci manca la formattazione, quindi non ho
il bordino della tabella, perché poi man mano che io cambio sta cosa, io voglio che il bordino compaia solo sulle celle attive, e per rendere più visivo, più bello la nostra dashboard, togliamo la griglia dal menu visualizza, così diventa più bella. Però come faccio a far comparire questa cosa? Allora andiamo qui, selezioniamo tutto il nostro perimetro, lo facciamo anche sulle formulette qua sotto che ho riportato per voi italiano e inglese. Andiamo su Home, formattazione condizionale, nuova regola, e qui ci aiutiamo con val.test, quindi sempre utilizza una formula per determinare il valore delle celle, e per avere il risultato vero dalla nostra formula noi dobbiamo vedere se esiste un testo dentro a queste celle. Quindi che cosa facciamo? Prendo sempre la prima in alto, ok, quindi se questa è uguale a un testo, come facciamo? Mettiamo semplicemente val.testo. Togliamo i dollari, così andrà a controllare su tutte le mie celle che ho selezionato, e diamo un formato. Che cosa diamo? Diamo semplicemente il bordo, il contorno. Diamo l'ok, premiamo ok, e ecco che otteniamo il nostro risultato. Il nostro esercizio è completato. Se noi andiamo qui e andiamo ad operare sulla nostra tabellina, vedete che funziona più che egregiamente. Se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Invece, se vorrete sostenermi veramente in modo incisivo per incentivarmi a continuare a creare contenuti su contenuti da inserire all'interno del canale, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video. Vi permetterà di accedere a tantissimi contenuti esclusivi agli abbonati, che vi permetteranno di fare un salto di qualità sulla compressione degli strumenti di Excel, Power BI, Access, SQL e così via. Vi consiglio veramente di abbonarvi, non solo per sostenermi, ma proprio per imparare a utilizzare al meglio questi strumenti. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!